Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale. Se sei nuovo, benvenuto, e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella e regalami un bel like, un pollice alzato e un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, oppure un altro tipo di emoticon a tua scelta. Oggi andiamo a sfogliare insieme in maniera digitale il libro di una mia amica collega, che è Marzia Pozzato, di cui abbiamo parlato spesso nel mio canale, e lo rifacciamo oggi con uno dei suoi 3 libri che ha scritto. Questo è il cartamodelli Gonne, cioè lo puoi acquistare su Amazon in modalità cartacea oppure lo puoi comprare in maniera digitale. Giù ti lascio tutti i link per poterlo acquistare. Hai varie modalità di acquisto. Ti ho già parlato della scuola di Marzia, ha una scuola di taglio e cucito, la sua accademia infatti si chiama Accademia del Cartamodello, dove lei ti insegnerà tutti i tipi di cartamodelli che puoi disegnare per cucire i tuoi abiti. Ti lascio giù il link per poterlo visionare e eventualmente, se vuoi acquistarlo, vai a mio nome, perché ti verrà fatta un bello sconto. Questo è uno dei 3 libri delle gonne. Poi sfoglieremo quello del pantaloni e poi il libro del corpino. Quindi oggi andiamo a sfogliare insieme il cartamodelli Gonne, manuale di modellistica. Quindi qua non abbiamo scuola di cucito, abbiamo modellistica. Come costruire quindi il cartamodello di una gonna base sartoriale su misura in modo facile e divertente attraverso la tecnica illustrata passo passo. Andiamo a vedere il cartamodello. Qua Marzia ci parla del cartamodello, che cos'è, costituisce la base per iniziare la confezione di un abito ed è essenziale per l'esecuzione di un abito perfetto. E in effetti noi con questa tecnica possiamo utilizzare le nostre misure per confezionare un abito che ci sta perfettamente a pennello. E qua insomma ci spiega tutta la distinzione e in base alle misure utilizzate. In questo caso ci sono degli approcci che sono la creazione di cartamodelli utilizzando le misure standard, oppure la creazione di cartamodello utilizzando le misure prese dalla persona, che sia tu o che sia il tuo cliente. Questo che insegnerò è il tradizionale metodo creazione del cartamodello attraverso la riga, la matita, la carta del modello, però in maniera semplice, cioè è un metodo che ha ideato Marzia. Ecco, i termini sartoriali impiegati per indicare le parti dei capi d'abbigliamento sono la piombo, la ricciatura, la filza, l'asimmetrico, la baschina. Sono tutti dei termini che ci possono essere utili, soprattutto se stiamo iniziando a cucire, perché comunque non li conosciamo ancora. E io molti li ho conosciuti con il tempo, perché magari nelle scuole si dimenticano di dirtele, insomma, di spiegartele. Lo sbieco, lo scalfo, lo scollo, sfondo piega, spacco, pistagno, listino, svasatura. E questo è importante perché noi dobbiamo conoscere perfettamente il modello nei dettagli. Materiale utilizzato in sartoria, qua ecco sono tutti materiali che Marzia ci consiglia per effettuare appunto il cartamodello, ma non solo, anche per la confezione. E qua fa tutto un elenco di attrezzatura che ci può servire. Come prendere le misure è molto importante, perché come tu prendi le misure chiaramente il cartamodello verrà bene o male. Quindi ci sono alcuni trucchi per prendere le misure. Che cosa ci serve? Ecco, per prendere le misure, quindi come dobbiamo prenderle. Qua ce lo spiega bene nel figurino, ecco qua, ecco qua. Qui proprio nel dettaglio ti dice l'altezza a fianco, che cos'è, come lo devi prendere. Queste proprio sono tutte, e queste sono invece taglie base, ecco, basiche, che vengono utilizzate anche per il prêt-à-porter. Margini di vestibilità per ogni capo. Qui ci spiega i centimetri che devono essere aggiunti o eliminati a seconda della vestibilità. Quindi se abbiamo per esempio spesso mi avete chiesto quanti centimetri devo togliere per far sì che un modello elasticizzato possa essere eseguito anche con un tessuto
fermo o viceversa? Ecco, questa è una domanda che mi fate spesso. Oppure da un capo da fare elasticizzato. Ecco, qua ci sono tutte le spiegazioni. Ecco qua è proprio la vestibilità, una tabella taglia vestibilità uomo, quindi abbiamo anche l'uomo, abbiamo tutta la tabella misure standard uomo, cartamodelli gonna base. Questo è il cartamodello gonna base, quindi iniziamo con la parte proprio clou del libro. Qua fa un esempio usando le misure della taglia 46. Qua andrò veloce perché è tutta la costruzione del cartamodello, quindi devi comprare il libro, quindi vado, questa è tutta la vestibilità, tutti i calcoli che dovrei fare per costruire il cartamodello. Ecco qua, come vedi è scritto veramente passo passo, adattare il modello pens, fianchi e garbo, e questo è il cartamodello finito. Andiamo avanti, l'altezza delle pens, la base delle pens, quindi come vedi proprio spiegato nel dettaglio. Il garbo, scrivere le indicazioni e tagliare il cartamodello. Partendo dal cartamodello base, noi possiamo sviluppare tutte le altre gonne. Questo avviene per tutti i casi di modellistica. Questa è la gonna balza, molto particolare, molto carina, ecco qua, quindi si fa modificando il cartamodello base. Il cartamodello gonna arricciata, e qua come si fa, la gonna pens modificata, gonna pens modificata inserto, cartamodello gonna svasata ampliata, guardate che carina, questa chiaramente si può fare anche più lunga, eccola qui. Gonna 2 sfondi piega, questa io l'avevo fatta, ne avevo fatto 2, recentemente ho regalato alla mia amica perché non mi stanno più e sono deliziose, veramente troppo belline. Gonna a 4 punte, gonna asimmetrica, quindi potete vedere, fate qualsiasi tipo di gonna a ruota intera, ovviamente questa è lunga, la puoi fare anche più corta, gonna un quarto di ruota, quindi a mezza ruota in pratica, che è molto più carina e rimane meno pomposa. Gonna balza e fantasia, io per esempio questa non l'ho mai fatta, sembra dei petali di fiore, bellissima, molto scenografica. Gonna balza e godè, guardate che carina, anche per una bambina, veramente carina. Gonna drapeggiata asimmetrica, gonna con i drappeggi, gonna 8 teli, eccola qua, molto molto bella, perché rimane stretta nella parte superiore e va a svasare. Io ho fatto una gonna bellissima, fatta proprio con gli 8 teli, con un voile lunghissima, e va proprio a svasare verso l'orlo, meravigliosa, bellissima, che ho fatto sfilare ad una mia sfilata. Questa ha 12 teli, quindi ancora più teli, chiaramente per fare questa tipologia di gonne, ti avviso, ci vuole veramente tantissima stoffa. Questo è tutto il procedimento. La gonna pantalone con le modifiche, pigiama palazzo, ecco qua, gonna soleil, come vedi in questo caso abbiamo la baschina e poi la gonna. In questo caso tu puoi fare, avendo imparato tutte le gonne precedenti, puoi fare sempre la baschina e poi la gonna la puoi fare per esempio a mezza ruota o a ruota, quindi fai questa parte, diciamo, che rimane aderente, per poi prendere applicare una gonna a mezza ruota o a ruota. Il prossimo libro che vedremo è I corpini. Abbiamo terminato di sfogliare insieme il libro di Marzia Pozzato sul cartamodello delle gonne, manuali di modellistica. Ti lascio giù tutti i link come ti ho detto all'inizio, e se hai domande o dubbi scrivimi pure, anche in privato trovi anche il mio numero di WhatsApp. Non rispondo alle chiamate, ma scrivimi in WhatsApp e io ti risponderò quanto prima, sia sui libri che sull'Accademia di Marzia Pozzato, l'Accademia del Cartamodello. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel cuoricino e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito e buon tutto